Ciao ragazzi, oggi parliamo delle Power Station. Questo video sarà composto da 3 parti. La prima è proprio spiego, in parole semplici, cos'è una Power Station. Nella seconda parte, come si valuta una Power Station. Questa è una cosa anche molto importante che spesso non viene valutata o viene sottovalutata, mettiamola così. E nella terza parte vi faccio la recensione di una nuovissima Power Station che ha fatto la Bluetti, che secondo me è veramente molto interessante, che è qui, tra l'altro. Adesso è spenta, ma la accendiamo subito. Ovviamente la vedete male perché la macchina non riesce a metterla a fuoco, però durante il video la vedrete meglio e la conoscerete meglio insieme a me. Ma come vi dicevo, voglio fare questo video in 3 parti perché tanti mi hanno chiesto: ma la Power Station effettivamente a me può servire, non può servire, è utile, non è utile? La Power Station è una cosa un po' particolare, serve per avere dell'energia disponibile sotto forma di 220 volts o sotto forma di 12 volt da poter spostare insieme a noi o tenere sempre a casa per come emergenza. Ci sono tanti aspetti da valutare sulla Power Station e per questo mi sono voluto fare una piccola scaletta. Allora, come vi ho detto, è sicuramente un sistema portatile, deve essere ovviamente anche ricaricabile, non usa e getta, e fornisce energia elettrica a 220-230 volts e a 12 volt, e chiaramente fa anche una ricarica per tutti i nostri dispositivi USB. All'interno della Power Station ci deve essere ovviamente una batteria al litio. Ormai tutte usano batterie LiFePO4 perché sono quelle più sicure sul mercato, e le ultimissime, come la Power Station che vi mostrerò dopo, utilizza proprio una tecnologia particolare che rende le celle ancora più piccole rispetto alle celle normali. Oltre alla batteria abbiamo all'interno anche un inverter, che è quello che trasforma l'energia, cioè la tensione continua della nostra batteria, alla corrente alternata, quella che ci serve per far funzionare le nostre cose di casa, ma anche utensili elettrici, il phone, la macchinetta del caffè, per intendersi. Ha diverse prese, quindi delle prese proprio per prendere la tensione alternata, o anche le classiche USB se dobbiamo ricaricare il nostro cellulare o il nostro computer. L'inverter, come vi dicevo, praticamente trasforma la corrente continua in DC della batteria interna in una corrente alternata, AC, e permette di poter attaccare alla nostra Power Station tutta una serie di dispositivi che normalmente appunto funzionano a corrente alternata. Questa batteria può essere ricaricata in diversi modi. Si può ricaricare con i pannelli solari, questa è una cosa molto interessante, quindi all'interno della Power Station ci deve essere anche un controller solare. Può essere caricata dalla rete di casa o anche con un generatore a benzina, per esempio, se siamo in una situazione in cui non c'è la rete e abbiamo bisogno comunque di avere dell'energia. Le versioni più potenti di queste Power Station sono in grado di gestire potenze elevate. Dopo vedremo le caratteristiche di questa. Ma bisogna sempre cercare di scegliere una Power Station che sia in grado di alimentare le cose che noi potremmo dover attaccarci. Se abbiamo da fare lavori di falegnameria, di andare a fare un lavoro sulla barca, piuttosto in camper avere la macchinetta del caffè o anche alimentare un piccolo condizionatore, ecco, dovremmo sempre scegliere una Power Station adeguata ai nostri utilizzi. Adesso vediamo come bisognerebbe valutare una Power Station. Se io dovessi andare in un negozio e trovo 10 Power Station diverse, tutte quante avranno ovviamente il loro prezzo, ma vedrò che sulle cartellini ci sono delle caratteristiche. Bene, le caratteristiche più importanti che noi dobbiamo andare a vedere sulle Power Station per poter fare un confronto tra le varie Power Station è sicuramente la potenza di uscita
nella nostra corrente alternata, cioè i kilowatt che riescono ad erogare, la capacità della batteria interna, perché questa ci darà la durata di utilizzo a seconda dei dispositivi che andremo a attaccarci, quanto si può ricaricare con i pannelli solari, perché anche qui non dipende solo dai pannelli solari, ma dipende anche dal controller solare che ha all'interno la nostra power station. Se è possibile ricaricarla anche con i soliti 12 volt della presa accendisigari della macchina o del camper o della barca, questo può essere anche una cosa molto utile che bisogna considerare assolutamente. E poi un'altra cosa che andremo a considerare è anche l'app che abbiamo sul nostro telefono che ci permette di avere tutti i dati, tutte le caratteristiche, tutto quello che sta succedendo sulla nostra power station. Sembra una cosa quasi non necessaria, ma in verità vi dico che è veramente molto utile perché sul nostro telefono possiamo controllare la power station anche a distanza, senza essere fisicamente davanti allo schermo, che può rimanere anche spento per intendersi. Poi ci sono alcune cose che sono anche particolarmente importanti, che io sicuramente andrei a tenere in considerazione. La costruzione meccanica di come è fatta questa power station, se effettivamente è robusta meccanicamente, se mi dà della solidità, se penso che anche con un utilizzo, diciamo, più rude, comunque rimanga integra, e questa è sicuramente una cosa importante. La qualità dei componenti interni, cioè se sono effettivamente celle di classe A, che devono sicuramente essere di alto livello. Ecco, questa è un'altra discriminante che secondo me è molto importante. Andare a scegliere power station che non siano, fra virgolette, di marca, si corre il rischio di avere dei componenti installati che non siano di altissima qualità. Io ho visto prodotti veramente fatti in un modo tragico, cavi molto sottili, celle montate che stanno dentro, ma già tenendo in mano la power station si sente che qualcosa dentro si muove. Ecco, lasciate perdere tutte quelle cose perché probabilmente andate a risparmiare un po' di euro, ma vi posso assicurare che vi durerà veramente molto poco. La power station è importante che sia un acquisto, ma che deve darmi una durata di almeno 10 anni. Cioè, una volta comprata, so che ho questo accessorio, questo, come chiamarlo, device, che lo potrò utilizzare per tantissimi anni in tantissime situazioni diverse. Poi bisogna che questa power station abbia tutte le certificazioni e che sia costruita per poter essere anche sicura. Questo vuol dire avere un BMS che sia effettivamente funzionale, funzionante, che sia in grado di gestire nel modo intelligente sia tutti i tipi di ricarica che anche la gestione della potenza, soprattutto sulle power station che hanno una certa potenza d'uscita. Un altro aspetto che vi ho già anticipato è sicuramente la durata, e questa è intrinsecamente legata ai cicli di carica e scarica, diciamo, previsti. Le power station con le nuove tecnologie devono garantire 4-5 mila cicli di carica. Probabilmente non li faremo mai, però sicuramente questo ci dirà che il tempo di utilizzo futuro di questa macchina sarà comunque lungo. Un altro aspetto molto importante è la facilità e la praticità di utilizzo. Una power station deve essere comoda, deve essere pratica. Devo poterla prendere, accendere con un pulsante e avere immediatamente l'energia a disposizione. Se ho troppe cose da fare o controllare, diventerà difficile averla sempre pronta quando serve. Adesso vi faccio vedere la Bluetti Elite 200 V2. Questa è la terza parte quindi del video dove c'è la recensione di questa power station. E con la Bluetti ho iniziato una collaborazione da un po' di tempo, ho già fatto la C70 sul canale e adesso è appena uscita questa nuova power station che devo dire supera di molto tutti i prodotti che avevo visto fino ad oggi. È una macchina molto compatta, l'avete vista,
ce l'ho qui dietro, è molto piccola, ha delle dimensioni veramente piccole, però contiene tantissima energia, e ha un'elevatissima potenza d'uscita, riesce a gestire i pannelli solari in modo ottimale per potenze molto elevate. Però voglio andare con ordine, perché se no sicuramente mi dimentico qualche pezzo. Iniziamo quindi a vedere pezzo per pezzo tutte le caratteristiche di questa macchina, che vi assicuro vi sorprenderà per quanto sono riusciti a fare a casa Bluetti. Iniziamo con l'unboxing, che va molto di moda. La confezione con cui arriva la Bluetti è di qualità, è super protetta, non si può proprio pensare che un prodotto arrivi rovinato, quindi doppia scatola, adesso andremo a vedere, cartoni molto robusti, massimo isolamento, ecco qua, andiamo ad aprire. È ovviamente un pacco anche un po' importante e pesante, perché sono 25 kg alla fine di macchina. Come vedete qua abbiamo la seconda scatola, una scatola dentro l'altra, e alla fine comunque, come si usa dire, ce la faremo. Ed ecco qua la seconda scatola con finalmente all'interno la nostra power station. Questa è la scatola, vi mostrerò dopo il contenuto, con certificazione e istruzioni. Purtroppo è solo in inglese e tedesco, ma è tutto molto semplice veramente. E all'interno, dopo ancora delle protezioni, abbiamo finalmente la nostra power station. Anche qua non sarà facilissimo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ecco qui in tutta la sua meraviglia la nostra power station. Uno degli aspetti per me più importanti, e quindi l'ho messo proprio per primo, è il consumo in stand-by, il più basso in assoluto nella sua categoria. Parliamo di 10 watt. Voi probabilmente adesso starete pensando, ma cosa vuol dire? Cos'è il consumo in stand-by? Quando io questa macchina la devo collegare a un frigo, per esempio, devo considerare due consumi. Uno è il consumo del frigo, può essere per esempio 200 watt, ma il frigo non è sempre acceso. Rimane acceso per un certo tempo e per tanto altro tempo rimane spento. Quindi 200 watt per un'ora e 5 ore rimane spento. Questo vuol dire che in 6 ore avrò consumato 200 watt, e questo vuole anche dire che in 12 ore avrò consumato 400 watt. Ma tutte le power station che all'interno posseggono un inverter, e vi lo faccio vedere anche in questo caso, quando io faccio così, accendo l'inverter. Dopo ve lo mostrerò proprio dal vivo. Quando sto con l'inverter acceso, l'inverter consuma una certa energia. Qui in questo momento ho 230 volts. Per avere quei 230 volts ho un certo consumo da parte dell'inverter. Tutte le power station di solito consumano tra i 25 fino anche a 35-40 watt, ma questo vuol dire che in 10 ore una power station che consuma 30 watt si mangia 300 watt di energia, e questo è grave perché qui dentro
In questo caso specifico abbiamo 2 kW, un po' più di 2 kW, ma nel caso di una power station un po' più piccola, per esempio, questi 300 watt buttati via in 10 ore, che vogliono dire 600 watt in 20 ore, incidono tantissimo su una macchina come questa. In questo caso, con un consumo di appena 10 watt, io riesco a consumare appena 200 watt in 20 ore, che è molto poco. Un altro aspetto, come vi dicevo prima, importantissimo, è quanto questa macchina riesce a generare come corrente. Parlo sempre della corrente alternata. La Bluetti Elite 200 V2 riesce a gestire fino a 2800 watt di potenza totale, con 2600 watt in corrente alternata e 200 watt in corrente continua, e quindi riesce a supportare una grandissima gamma di applicazioni che consumano tanto. Mi viene in mente la macchina del caffè, ma potrebbe essere un piccolo condizionatore, potrebbe essere una stufetta, tante cose che hanno dei consumi elevati e quindi hanno bisogno di un'erogazione importante. Considerate che è un bene avere un sistema di questo tipo anche quando i consumi sono bassi, perché se io riesco a stare a 1 kW, 1 kW e 2, sono sicuro che la mia onda sinusoidale all'uscita, cioè la tensione che mi dà sulle due prese, sarà molto stabile, l'inverter non sarà sotto sforzo. Questa macchina, tra l'altro, fa pochissimo rumore, fino a 500 watt non si sente proprio, 16 dB. Anche questo è un aspetto però che vedremo tra un po'. Per farvi un esempio, un paragone, per farvi capire meglio questi kilowatt a quanto corrispondono, un contratto standard di una casa, quelli classici, è praticamente di 3 kW. Questa macchina riesce a dare in modo continuo di 2,6 kW, con un picco fino a 3,9 kW, nel caso io debba mettere in moto un condizionatore, oppure devo mettere in moto un trapano, una flex, oppure devo mettere in moto un compressore d'aria, per esempio, anche questi hanno degli spunti importanti. Con questa macchina è come se avessi praticamente la rete di casa. Quindi, per ricapitolare, 230 volt d'uscita, 2600 watt continui, 3900 watt di picco, e anche un'uscita a 12 volt, che è questa qui, la classica presa accendi-sigari, che riesce a darmi 200 watt continui, quindi parliamo quasi di 20 ampere per intendersi, 360 watt per 0,5 secondi o 300 watt per 4,5 secondi. Quindi anche in questo caso potenze molto interessanti. Ma questi 2 kW che sono contenuti nella batteria, 2 kWh per essere precisi, a cosa corrispondono? Per farvi un esempio, vi mostro due batterie al litio da 100 A di ultima generazione, ciascuna delle quali porta 1 kW,2, 1 kW,3, 1,3 circa. Quindi qui dentro ci sono quasi due batterie da 100 A al litio. E per chi non conoscesse il litio, magari è più legato al discorso batteria al piombo, AGM, vi ho fatto l'esempio anche in questo caso, è come se qui dentro avessimo 4 batterie AGM da 100 A. Direi che hanno fatto un ottimo lavoro di ingegnerizzazione, è veramente molto compatta come macchina, molto compatta, è abbastanza pesante perché siamo più o meno intorno ai 25 kg, questo ve lo devo dire subito, però le dimensioni sono veramente compatte. Infatti è una macchina che quando prendi in mano la senti molto robusta, fissa, pesante, proprio perché c'è dentro tutto quello che ci deve essere. Ecco qui le dimensioni. È la più compatta che si trova sul mercato in questo momento, con 2 kW di accumulo all'interno. 35 x 25 x 32 cm. Lo spazio all'interno è ottimizzato e sono riusciti a ridurre il volume totale circa del 30% con delle power station di più o meno stessa capacità.
Il peso è esattamente 24,2 kg. E qui abbiamo proprio le dimensioni espresse in modo che vi rendiate conto quanto piccola è. Abbiamo 32 cm per 35 per 25 di profondità. Adesso vediamo il display multifunzione. Il display è munita di un display LCD, che è questo che avete visto qui, e qui noi possiamo leggere tutte le informazioni più importanti. Adesso ve lo mostro proprio nel dettaglio. Eccola qui, l'ho appoggiata sulla mia scrivania, accendiamo il display, in questo momento un 65% di carica, la macchina è in stand-by, adesso andrò a accendere la lampada che ho collegato qui con la C, perfetto, la lampada si è accesa, la metto più vicino così avete un riscontro. Questo è il consumo della lampada, siamo sui 20-22 watt, con potenze piccole, purtroppo non è precisissimo. Questo è eventualmente la corrente che do io alla macchina e questa è la durata di questa power station con questo carico attaccato. Quindi mi dà più di 99,9 ore di lavoro a 22-25 watt. Ovviamente non ho né un'uscita in corrente continua, che sarebbe questa è la presa accendisigari dove ho disponibili 12 volt, quando vado a accendere ovviamente, e non ho neppure in questo momento un ingresso dei pannelli solari con il suo relativo cavo. Questo valore qua in alto mi dà i watt di ingresso dalla parte DC, quindi se voglio caricarla con l'alternatore o con i pannelli solari. La parte sotto invece mi dà quanta energia sto prelevando. Da questa parte quanta energia preleva dalla rete, per esempio dalla rete della casa, e quanta energia da fuori. Infatti se io adesso collego qui il suo cavo di alimentazione, automaticamente lei va a prendersi la corrente dalla rete di casa, come vedete è un avvio morbido, un avvio lento. Questo display comincia a lampeggiare e qui sotto ho il tempo necessario per caricarla al 100%. Ah, mi stavo dimenticando, qui ci sono le 4 porte USB-C da 100 watt, un'altra USB-C da 100 watt, più una USB-A da 15 watt e un'altra uguale sempre da 15 watt. Adesso andiamo a vedere anche l'applicazione per vedere che dati ci dà. Come vedete qui ho le due macchine, io ho anche la C70 e questa è l'Elite 200 V2. Vado a collegarmi in Bluetooth e mi compare immediatamente la situazione della macchina. Questa è la rete adesso dove sono attaccato, che sto prelevando corrente per caricarla, e questo è il carico che ho qua vicino alla lampada che abbiamo visto poco fa. Se voglio spegnere la lampada dall'applicazione, basta fare così e la lampada è spenta. Se voglio riaccenderla, basta fare così e la lampada è accesa. Posso controllare tutti i dati della linea che ho a casa. Se qui avessi in questo momento i pannelli solari, vedrei anche loro cosa mi danno. Il consumo di corrente continua, adesso è spento, dovrei attivarlo, quindi attivare l'uscita corrente continua. Vado qui. No, questo non mi dà perché non c'è nulla adesso. Lo sta alimentando. Nella corrente alternata sto consumando 25 watt. Con questo posso spegnere completamente la stazione, ma se lo faccio dopo non posso più ricollegarmi. Come avete visto prima, posso in pratica collegarmi sia per wifi o bluetooth, quindi basta avere l'accesso a un router e posso attivare anche sul bluetooth. Ovviamente se io vado a spegnere un'uscita dalla macchina,
automaticamente mi aggiorna anche l'applicazione. Tempo di carica previsto ancora 29 minuti. Questi sono i consumi di energia che ho fatto. Oggi non ho consumato nulla praticamente. Questa è la generazione con i pannelli solari e la riduzione che ho fatto da quando ce l'ho. Ho caricato 1,10 kW con i miei pannelli solari. E questa è l'applicazione che secondo me funziona molto bene ed è molto semplice da leggere. Stato della batteria carica, gruppo 1, il SOC è il 72%. Spegniamo la macchina. Spegnere il dispositivo e io lo spengo. Il dispositivo si è spento completamente, ovviamente non mi carica neppure più dalla linea, infatti è tutto quanto a zero, non sta caricando. Per riattivare il Bluetooth o il Wi-Fi devo prima accendere il dispositivo e dopo fare la connessione. Il display LCD consente di monitorare il livello della batteria, la potenza in ingresso e in uscita, il tempo residuo di carica e scarica, eventuali codici di errore se ci dovrebbero essere e i vari messaggi di allarme, inclusi avvisi per bassa tensione della batteria, sovratensione, protezione da alte e basse temperature, sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, oltre a modalità operative e stato delle comunicazioni. Quindi parliamo anche del Wi-Fi e del Bluetooth. Come protezioni questa macchina ha sia la messa a terra, che ce l'abbiamo qua di lato, e abbiamo anche un fusibile ripristinabile. Questo è un qualcosa in più che serve nella sicurezza, soprattutto quando abbiamo a che fare con potenze elevate. È sempre bene, quando utilizziamo delle potenze sopra il kilowatt, kilowatt e mezzo, mettere a massa tutti i vari device insieme con la macchina. Questo ci salvaguarderà molto di più in caso di fughe di corrente. Come vi dicevo prima, questa macchina è veramente molto silenziosa. Ha delle ventole qua dietro, ma il rumore, essendo ventole modulabili automaticamente dalla macchina, è veramente bassissimo. Fino a 500 watt, sia in fase di ricarica che di scarica, abbiamo un rumore che non supera i 16 dB, che è praticamente quasi il fruscio del vento sulle foglie. Mentre alla massima potenza arriviamo a 50 dB, che è comunque molto basso. Ha una ricarica molto potente e questo è un altro aspetto da considerare sempre sulle power station, perché a volte abbiamo bisogno di poterle ricaricare in un modo veloce per poter avere subito di nuovo l'energia disponibile. Quindi 2300 watt di ricarica massima, sia con la ricarica a 230 volts, con 10 ampere quindi massima, fa l'80% della ricarica della batteria in appena un'ora e in un'ora,4 abbiamo la power station completamente carica. L'input di questa macchina, abbiamo una presa dove andiamo a collegare il cavo che serve per fare la ricarica o per utilizzarla come UPS, è massimo di 2,3 kW, quindi non possiamo dare più di questa energia alla macchina. Possiamo assorbirne di più, possiamo avere un carico che assorbe per esempio 3 kW per un piccolo periodo di tempo, noi assorbiremo massimo 2,3 kW dalla rete, il resto lo darà la macchina. Un'altra cosa interessante è sicuramente la carica solare. Se questa la vogliamo tenere per esempio in barca o in camper o in una casetta o nel capanno degli attrezzi fuori in giardino e abbiamo la possibilità di collegarci dei pannelli solari, lei si ricaricherà automaticamente. Ho fatto dei test a casa con i pannelli che avevo qui e funziona benissimo. Riesce a gestire fino a 60 volt di tensione massima all'ingresso e ben fino a 20 ampere, però la carica comunque è limitata a 1000 watt. Adesso siamo in inverno, la luce era poca, ho provato a mettere
2 pannelli da 400 watt in parallelo, sono riuscito a caricare col tipo di esposizione che avevo circa 460 e 480 watt, con un pannello solo riuscivo a ricaricare 260-300 watt. Comunque sono potenze più che accettabili. Considerate che in un paio di giorni di sole, partendo da zero, abbiamo la macchina completamente carica. Un'altra innovazione su questa macchina è il BMS controllato dall'intelligenza artificiale. Hanno messo l'intelligenza artificiale anche lì, nel senso c'è un programma interno che gestisce nel modo ottimale questo BMS. Questa macchina ha 5 anni di garanzia e loro vogliono darti il massimo della sicurezza, sia per noi utilizzatori che per loro, che non vogliono avere macchine che gli tornano indietro dopo 3-4 anni, mettiamo, con problemi di batteria dovuti proprio a un BMS che non tenga in considerazione tutte le variabili, quindi le temperature, la corrente che gli va a dare, le tensioni. È tutto controllato e esiste un programma, appunto, chiamiamolo intelligente, che gestisce tutto questo per avere il massimo delle prestazioni e il massimo della durata della macchina. Come vi avevo detto, gestisce una ricarica turbo, quindi 45 minuti per arrivare all'80% di ricarica. Ma c'è un altro accessorio che viene comprato a parte, che è molto importante per chi, come me, magari viaggia molto o vuole tenere questo device in barca o in camper. È il Charger One, che è un car charging box, cioè è questa scatolina che fa da praticamente DC-DC converter e permette di controllare e caricare la nostra power station attaccandola direttamente alla batteria dell'auto, del camper o della barca. Questa serve per far aumentare la tensione di ingresso alla nostra power station e si riesce quindi a ricaricare molto più velocemente. Tra l'altro questo box è possibile gestirlo e controllarlo direttamente da remoto, anche in questo caso col nostro cellulare, quindi avere sotto controllo sì la carica del nostra power station, ma avere sotto controllo anche la batteria d'avviamento del motore, dove ci darà le tensione di funzionamento e se tutto quanto ok. Nel caso noi andiamo a spegnere per esempio il motore, automaticamente questo black box va a spegnere la ricarica, quindi isola la power station dal sistema di ricarica dell'auto. E questo può essere molto importante, non saremo costretti a attaccare e staccare i cavi ogni volta che dobbiamo staccare l'alimentazione. E questa è la scheda, diciamo, riassuntiva di questo prodotto. Le mie considerazioni finali è che veramente hanno fatto un lavoro eccezionale. Sono riusciti a mettere in una macchina che è un po' più grande rispetto alla C70, che è quella che avevo recensito qualche mese fa, praticamente il doppio delle cose. Abbiamo un doppio di capacità, doppio di potenza, se non più, doppie come prestazioni di carica solare, controller solare. È veramente una macchina molto molto importante. Questa potrebbe essere risolutiva in tantissime situazioni, in tantissime barche piccole, dove per esempio non vogliamo mettere inverter, controller solare, fare tutti i collegamenti, tutto l'impianto, o in piccole baite o nel camper, per avere un sistema semplicissimo, dove ho semplicemente dei pannelli solari che vado a collegare alla mia power station e dove ho delle prese con cui posso alimentare la mia piccola casa, gli attrezzi, i caricabatterie per magari caricare anche il batteria del motore di prua. È un sistema perfetto che tra l'altro in questo periodo ha un prezzo eccezionale, perché questa macchina qua costa poco più di 1.000 €, che è un prezzo ottimo. Andate a vedere sul mercato qualsiasi power station che non arriva a queste caratteristiche, ve lo assicuro, perché me ne sono studiate un po', ho cercato di capire quali erano le cose positive e negative. Sono tutte più care, assolutamente. Parliamo di 2 kW di batteria di accumulo e 2,6 kW di potenza, oltre a tutte le altre caratteristiche che vi ho già elencato. Quindi, se siete interessati, andate in descrizione, trovate il link al prodotto, andate a vedere
la promozione in questo momento e ricordatevi che con il mio codice sconto avrete ancora un piccolo sconto aggiuntivo. E anche per questo video è tutto, ci vediamo presto sul canale. Ciao!